Stasera abbiamo il piacere di avere Angelo Antonini con noi. Dottore, è un personaggio abbastanza conosciuto, diciamo. Um, settimana scorsa, 2 settimane fa, abbiamo avuto Ray Chowdhury, che ovviamente è un nome importante nel mondo inglese. Nel mondo italiano, Angelo Antonini è un nome importante. Io vorrei chiedere a lui di presentarsi da solo, perché così non devo parlare e non devo vedere mia discinesia. Um, e magari presentare un po' la novità sul Parkinson, tanto per introduzione. Dottore, Ok, grazie dell'invito, sono molto contento, spero che ci sia sufficiente persone per poter condividere magari alcune riflessioni, alcuni elementi su quello che sta succedendo nel mondo del Parkinson, sia dal punto di vista di modificare un po' il decorso della malattia attraverso terapie biologiche che anche per nuovi trattamenti sintomatici e nuove modalità di neurostimolazione, di intervento. Quindi cercherò un po' di darvi inizialmente, magari se siete d'accordo, una piccola overview di quello che riguarda un po' le ricerche dove partecipiamo anche noi a Padova e dove penso che nei prossimi anni potranno avere un impatto nelle malattie neurodegenerative. Poi, ovviamente, se avete delle domande, dei dubbi, sono molto felice di rispondervi. Con Ray Chaudhuri abbiamo fatto un percorso molto lungo da tantissimi anni insieme, quindi siamo un gruppo a livello europeo che cerca di collaborare, eh, quindi lei è una parlava in cosa. inglese prima, Sì, allora ho credo lavorato molti che... anni all'estero, sono stato Ah, negli Stati Uniti, sono in ecco. Zurigo, ho fatto il dottorato, quindi sono tornato in Italia dopo 10 anni all'estero e quindi diciamo anche possibilità eh, poter Ok, se guidare un lei po' vuole la visione della condividere lo paziente. schermo, Perfetto. prego. Prego, dottore. Ok, quindi volevo darvi un po' un'idea, diciamo, su quello che può essere un po' la novità nel Parkinson, di quello che abbiamo scoperto e di quello che noi sappiamo nelle malattie neurodegenerative, in particolare nei disturbi del movimento. Sappiamo che il Parkinson si caratterizza per una perdita di queste cellule della dopamina. Questo tipo di alterazione per molti anni abbiamo pensato essere, diciamo, eh, l'unica alterazione che noi troviamo in questa malattia. Oggi noi sappiamo che in realtà, diciamo, nel Parkinson, questa alterazione delle cellule della dopamina è uno degli elementi che caratterizza la malattia stessa. Non c'è una singola alterazione, ci sono tutta una serie di alterazioni che noi possiamo identificare anche al di fuori del sistema nervoso centrale. Ok. Quello che, aspetta. Quello che noi sappiamo è che in queste cellule, vedete il mio schermo? Sì? Lo Sì, state sì. vedendo? Che quello che noi sappiamo è che nelle cellule che si ammalano nel Parkinson, ma anche in altre cellule, non solo in quelle della dopamina, troviamo questi aggregati di questa proteina tossica che si chiama sinucleina. E che sappiamo anche che le terapie che noi stiamo conducendo oggi sono terapie che trattano i sintomi, ma non Mm. trattano le cause della malattia stessa. Sicuramente il Parkinson è una malattia, come il Parkinson è un po' tutte le malattie correlate col Parkinson, in particolare l'atrofia multisistemica, che è sempre un'altra malattia dove c'è un accumulo di sinucleina.
rappresentano queste malattie una nuova sfida, tanto che si è parlato di pandemia del Parkinson, perché il numero di persone ammalate di Parkinson sta crescendo moltissimo. Vedete che Mm. in 20 anni probabilmente il numero di persone ammalate è aumentato di 6-7 volte, quindi un numero molto grande di persone oggi è colpito dalla malattia, molto di più di quelle che noi possiamo pensare. Questo numero sta ancora crescendo, tanto che probabilmente il Parkinson sta diventando forse tanto prevalente quanto l'Alzheimer, quindi c'è qualcosa nell'ambiente, nei meccanismi che determinano questa malattia che noi sappiamo probabilmente essere facilitato non solo da una predisposizione genetica, ma anche in particolare da qualche fattore ambientale. Vedete che questi sono i casi nella regione Veneto che noi abbiamo analizzato fino al 2019. Vedete che c'è un aumento di ben quasi 2000 casi identificati in soltanto 5 anni. Quindi questo per riferimento al periodo prima del Covid. Queste sono persone che sono andate a farsi visite per malattia di Parkinson o col sospetto di Parkinson e vedete che il loro numero aumenta. Il loro numero è aumentato ulteriormente dopo il Covid. Quindi in una regione comunque che ha quasi 5 milioni di abitanti, che è come dimensioni la metà della Lombardia, però è più o meno la dimensioni del Lazio e della Campania, quindi parliamo di regioni comunque di grande numero di abitanti. Vedete, avere tutti questi casi rappresenta sicuramente un problema. Ma E quello anche che noi, l'età, dottore, l'età media sta scendendo anche con e questa questo è un crescita. altro elemento che giustamente ha fatto bene a farmelo notare. Sicuramente ci sono sempre molti più casi di persone giovani colpite da questa malattia. Mm, E questo vi fa pensare molto, ci fa pensare tutti molto a qualche fattore appunto esterno mm. diciamo, a quello che noi abbiamo, alla biologia della malattia stessa, quindi qualcosa di ambientale che in qualche modo sta giocando un ruolo. Noi, diciamo, abbiamo parlato un sacco di volte a livello internazionale di come mai il Parkinson fosse stato descritto da James Parkinson, che era di fatto un medico di medicina generale solo nel 1800, diciamo non aveva una grande importanza fino agli ultimi 20, 30, 40 anni come malattia. E io credo che è perché una volta, prima dell'epoca industriale, ci fossero meno casi probabilmente di queste malattie che colpivano il movimento, perché chiaramente una malattia che colpisce il movimento tutti la vedono, magari la memoria non è un qualcosa che tutti vedono, ma che le malattie del movimento diciamo, sono malattie che avrebbero dovuto descrivere molti altri prima, ma la prima descrizione è nella Londra da inizio Ottocento, quando c'è la prima epoca di crescita industriale. E quindi qualcosa che è nell'ambiente, nell'industrializzazione, nell'acqua, nell'aria che respiriamo, sicuramente gioca un ruolo. E infatti noi sappiamo che esistono una serie di mutazioni, queste mutazioni hanno un impatto sulla malattia, ma sicuramente queste mutazioni devono determinare una predisposizione su cui poi i fattori ambientali vanno ad interagire. E vedete che, diciamo, negli ultimi 20 anni la scoperta di mutazioni genetiche ha veramente cambiato l'approccio alla malattia di Parkinson. E in particolare noi ci siamo focalizzati molto, noi a Padova, ma anche altri gruppi, nella ricerca della immunoterapia, di terapie immunologiche Mm. con anticorpi monoclonali che possono eliminare questi aggregati dal cervello e rimuoverli attraverso l'iniezione e l'infusione endovenosa ogni mese di un anticorpo monoclonale. Ora, questo tipo di terapia prevede l'utilizzo di sistemi di anticorpi che vanno in qualche modo a supportare anche gli anticorpi che noi stessi produciamo. E proprio in questi giorni ci sono stati i risultati di uno di questi studi, quindi incoraggianti direi, questo studio con questo anticorpo monoclonale della Roche, fatto nelle persone all'esordio Mm. della malattia,
e che suggerisce un possibile beneficio nella malattia di Parkinson, soprattutto nel gruppo molto consistente di persone che era in trattamento sintomatico per il Parkinson. Queste persone hanno avuto un- un decorso più lento con l'utilizzo dell'anticorpo monoclonale. Noi stiamo facendo una stessa sperimentazione simile con un altro anticorpo monoclonale nell'atrofia multisistemica, con un anticorpo monoclonale simile che è prodotto dall'azienda Takeda. E che altre novità ci sono? Una novità, secondo me, abbastanza interessante per le terapie sintomatiche è il fatto che anche noi a Padova abbiamo partecipato alla sperimentazione di un nuovo dopamina agonista, quindi Mm. che nel Parkinson, voi sapete, i dopamina agonisti, pramipexolo, ropinirolo, proticotina, hanno sempre avuto questo problema dei disturbi dell'autocontrollo, gioco d'azzardo, quindi un approccio che ha questi meccanismi che hanno causato una certa timore nell'utilizzo di questi trattamenti. E invece questo nuovo dopamina agonista Tavapadon, che è stato già registrato e approvato per l'uso negli Stati Uniti, verrà sottomesso per l'approvazione anche in Europa e negli UK, ed è una molecola completamente diversa perché va a legarsi a una sottoclasse di recettori che si chiamano D1, D5, quindi recettori della dopamina che sembra possano dare benefici, diciamo, più eh, consistenti, almeno nella nostra sperimentazione, e per ora, in questi anni, non hanno mai dato problemi di gioco d'azzardo oppure di disturbo del controllo degli impulsi. Quindi è un elemento che noi dobbiamo tenere presente, è una novità, quindi un nuovo dopamina agonista che nel corso del prossimo anno potrebbe arrivare anche in Europa. Mhm. Sicuramente in Italia arriverà questo nuovo farmaco che è l'apomorfina, che voi conoscete per la via sottocute, però questa apomorfina viene somministrata per via sottolinguale e dovrebbe essere disponibile in farmacia tra 2 o 3 mesi. Questo permette di superare facilmente i periodi di off, di crisi. Mm. Invece finora c'era la possibilità di utilizzare l'apomorfina solo per via iniettiva sottocute, mentre per via sottolinguale la situazione è completamente diversa e il farmaco arriva direttamente in circolo, non c'è bisogno di siringa, si prende questo foglietto e lo si posiziona sotto la lingua e per qualche 4-5 secondi il farmaco è in circolo e questo dà un beneficio dal punto di vista clinico di rendere la persona nuovamente mobile. Quindi i periodi di off improvvisi che molto limitano la qualità di vita delle persone con Parkinson perché non se la sentono di uscire eh, e quindi diciamo tutto sommato preferiscono stare a casa nel timore, per esempio la sera, di non essere autosufficienti. Questo diciamo è un elemento che è una terapia che tutto sommato potrebbe aiutare a migliorare molto la qualità di vita. Poi abbiamo i trattamenti infusivi, infusionali. Voi sapete che ci sono una serie di infusori, di pompe di infusione che sono disponibili in commercio. L'apomorfina sottocute, adesso ne parliamo con questo nuovo sistema disponibile da Evar Pharma, la levodopa gel con un altro tipo di gel che comprende anche l'entacapone e poi la levodopa sottocute, quindi tutte terapie che sono ovviamente in fase di implementazione. Questo tipo di levodopa con entacapone aggiuntivo, vedete, prevede l'infusione per via duodenale, ma con un infusore molto più piccolo. In Italia non è ancora disponibile, neanche in Germania, in Austria, buona parte dell'Europa occidentale c'è. Italia e UK non è stata ancora messa in commercio per un problema semplicemente di ancora scarsa quantità di dati sulla sicurezza, per cui i due sistemi sanitari hanno detto di aspettare probabilmente la seconda metà di quest'anno prima di mettere in commercio questo tipo di sistema. Vedete che utilizza lo stesso tipo di via attraverso la PEG, quindi bisogna fare purtroppo un buco in pancia e posizionare catetere, ma attraverso l'infusore, che è molto più piccolo, si riesce a dare una quantità di levodopa più grande, quindi
è più gestibile rispetto al vecchio infusore della duodopa. E poi ci sono i sistemi sottocute, voi sapete che l'apomorfina sottocute con questo sistema di Mind Pump ormai ha tanti pazienti in terapia anche in Italia. C'è un sistema di supporto telefonico, infermieristico per chi lo vuole richiedere ed è, diciamo, sicuramente una terapia che permette di accedere facilmente a un trattamento che nel Regno Unito, in Germania e in Austria è già, diciamo, molto utilizzato nel Parkinson. Quindi noi abbiamo avuto sempre un po' di tentennamenti rispetto a questo tipo di trattamento. E poi abbiamo la Produodopa, che è quest'altra levodopa sottocute, che voi sapete ormai è in commercio da 7 mesi, 7-8 mesi, da maggio dell'anno scorso. E il vantaggio principale di questo sistema, sapete, è l'utilizzo per 24 ore, cioè il fatto che venga somministrata tutto il giorno e questo permette con un dosaggio magari più basso di notte, di avere una certa mobilità. Questo è un paziente che ha partecipato alla sperimentazione, non ha con un infusore quello precedente, è stato 5 anni in terapia con levodopa sottocute. Vedete che sostanzialmente si ha un piccolo aghino che è nel sottocute, è facilmente amministrato, è molto simile come sistema di gestione a quello dell'apomorfina. Vedete che lui aveva fatto anche un giro nelle isole Frisone nel nord della Germania, verso la Danimarca l'estate scorsa. Quindi l'utilizzo della levodopa sottocute rappresenta sicuramente un vantaggio. Questa è stata la prima nostra paziente del maggio dell'anno scorso, per cui sono riuscito a convincere la regione Veneto a utilizzarla proprio perché aveva una atrofia multisistemica con una risposta buona alla terapia e con però diciamo una limitazione importante dalla levodopa che le dava dei problemi pressori e così via. Invece in questo modo da allora noi siamo riusciti a dare una quantità minima ma costante 24 ore su 24. Quindi è un trattamento che è molto utile anche in chi non ha il Parkinson. Questo è, ma ha quest'altra forma appunto di atrofia multisistemica. Poi ovviamente abbiamo le terapie di neurostimolazione. Voi sapete che nell'ultimo anno questi sistemi di neurostimolazione che prevedono l'utilizzo di sistemi che registrano, quindi closed loop, sono possibili. Adesso, diciamo, sia noi a Padova che il Centro Parkinson di Milano, siamo gli unici due tra 18 centri nel mondo che hanno accesso a questa terapia adattativa con lo stimolatore, quindi Percept, e questa software ci permette di gestire in maniera adeguata il trattamento nel tempo, soprattutto perché permette di stimolare quando effettivamente c'è bisogno, cosa che non era tanto fattibile fino a quei sistemi attuali che stimolavano costantemente, indipendentemente che ci fosse un'attività patologica o no. Poi ci sono due avanzamenti, secondo me, molto importanti. Uno riguarda l'utilizzo delle stem cells, delle cellule staminali nel Parkinson. Questo proprio pochissimi giorni fa, 2 settimane fa, l'FDA, quindi l'ente regolatorio americano, ha dichiarato questa sperimentazione, ha fatto diciamo, tecnicamente un upgrade, cioè un aumento di qualità, è passato da una fase 2 alla fase 3, quindi se questo primo studio con le cellule staminali dimostrerà che la terapia funziona, in America sarà immediatamente messa in commercio il prossimo anno. Fondamentalmente qui vengono utilizzate delle cellule embrionali, ma non geneticamente sintetizzate, quindi sono dei neuroblasti che non sono però, diciamo, sono ingegnerizzati, quindi sono delle piccole fabbriche di dopamina che con la stereotassi, quindi lo stesso sistema che si utilizza per la DBS, vengono iniettate lentamente, infuse nelle gangli della base e queste sappiamo che vanno a rimpiazzare le cellule mancanti.
Quindi lo stesso sistema si è utilizzato per un altro tipo di terapia, per iniettare un fattore trofico, che è quest'altro di un'altra azienda della California che si chiama AskBio, che sta facendo questa sperimentazione. Sono già 10 soggetti trattati negli Stati Uniti e anche questa, diciamo, sono queste due, sono terapie che sono molto innovative perché fondamentalmente da un lato vanno a sostituire le cellule mancanti di dopamina, quindi iniettando queste cellule embrionali che sono ingegnerizzate per mantenere la produzione costante nel tempo, e l'altra, utilizzando un fattore trofico, cioè uno stimolante delle cellule, una specie di concime, che fa crescere queste cellule e le rende più efficienti nel tempo. Queste sono terapie che vanno utilizzate una volta sola, mentre la DBS ti tiene tutti gli elettrodi impiantati. Queste terapie si fanno one time, cioè una volta soltanto, l'iniezione o del fattore trofico o delle cellule staminali, e poi le cellule staminali crescono autonomamente. E si è visto appunto che hanno, diciamo, un beneficio. Vedete che il 15 gennaio questa terapia innovativa negli Stati Uniti è stata portata alla fase 3, significa che fatti questi 100 pazienti, e ce ne sono già più di 30 già arruolati negli Stati Uniti, in Nord America e anche pare in Australia. Credo che quindi questo trattamento, una volta completato l'arruolamento e la terapia, verrà registrato e quindi sarà possibile farlo in Nord America, ma anche in Europa. Partiremo a breve con lo stesso studio per il Regno Unito e l'Europa occidentale, e quindi penso che in 2 o 3 anni dovremmo essere in grado, teoricamente, di avere questo trattamento disponibile che chiaramente rappresenta una grande innovazione. E bene, qui concludo, volevo farvi vedere un po', diciamo, quello che noi facciamo. Noi abbiamo anche un approccio più integrato, quindi siamo molto supportivi di quello che fa anche l'approccio riabilitativo integrato che viene condotto appunto in Barca Monica, nella realtà che ci ospita questa sera del Centro Europeo per la malattia di Parkinson. Noi quindi cerchiamo di capire meglio i meccanismi e di essere coinvolti in tutte le sperimentazioni che ci sono attualmente a livello globale, per poter poi offrire alle persone con Parkinson, ma anche con atrofia multisistemica, che è la malattia un po' gemella e cugina, il trattamento più efficace e quello che probabilmente potrà, speriamo, modificare anche il decorso in maniera e migliorare la qualità di vita in maniera importante nel corso dei prossimi anni. Quindi, se avete delle domande, molto volentieri. Se posso dire, dottore, questo è uno degli sommari che ho visto recentemente più completo possibile, perché lei ha toccato ogni aspetto della ricerca, ma anche in modo di essere un po' più positive che stanno arrivando, perché noi sentiamo spesso che oh, c'è tanta ricerca, c'è tanto interesse e non arriva mai niente. In 200 anni? Allora sono contento che lei è ottimistico, che alcuni di questi farmaci arrivano. Vorrei fare una Sicuramente. cosa. Ok. Vorrei anche ringraziare lei per il suo sostegno del nostro centro qui a Buario, European Parkinson Therapy Center. So che alcuni clienti sono stati con noi, da voi. E questo è importante perché la parte che manca forse da questa presentazione è l'avanzamento della novità sul movimento, sull'alimentazione. Esatto. E Esatto. questo lo fate voi, diciamo, questa è la vostra specialità. Noi Esatto. facciamo le scienze di base e cerchiamo di trovare i meccanismi e terapie innovative. Chiaramente questi altri aspetti credo che vengono ben trattati da voi anche attraverso il supporto che fornite a tutti quelli che sono coinvolti e beh, continuano a essere seguiti anche dopo che sono stati nel vostro centro a Boario. Vero. Allora, apriamo ai nostri ospiti. Spesso abbiamo non tantissimi al vivo, ma
in registrazione abbiamo 2-3 mila al giorno. Sono numeri alti, però stasera siamo un po' più bassi. Però qualcuno vuole chiedere al dottore qualcosa di specifico? Vedo che c'è un dito alzato alla signora Paola, vedo. Ah, para. Buonasera. Buonasera. Grazie per la spiegazione perché veramente è effettivamente tutto molto chiaro. Io avevo una domanda sulla prima parte, quindi sulla parte dei numeri. Sì. E una domanda forse anche un po'... Scusate, ho chiuso il video per sbaglio. Una domanda forse anche un po' banale, se vogliamo. Ma non è che i numeri sono aumentati perché i medici adesso sono più, diciamo, consapevoli di questa malattia e più consapevoli che questa malattia possa colpire anche i più giovani? Perché la prima volta che io ho fatto la, la domanda per l'invalidità, che poi per il lavoro serve e tutto quanto, e in realtà io ho visto scritto troppo giovane per questa diagnosi. Mm. E quindi mi avevano Allora, dato un'invalidità per emiparesi. Di conseguenza, cioè, no, allora sicuramente questi eventi come questi che stiamo facendo questa sera aumentano molto la consapevolezza delle persone e diciamo chiaramente io insegno anche agli studenti all'università a medicina, cerco di spiegare ovviamente l'importanza della diagnosi nel Parkinson e penso che in tutte le università di Europa ci sia questo stimolo a sensibilizzare le persone, quindi i giovani medici a essere più bravi e attenti anche alle forme giovanili. Però quando noi vediamo i numeri degli ultimi 10-15 anni, l'aumento che noi vediamo probabilmente non è effetto di maggior sensibilizzazione, perché ogni anno c'è un aumento di nuovi casi. Quindi questo è la cosa un po' che ci lascia preoccupati in questa malattia, perché vediamo che il numero di nuovi casi, pure se le competenze ormai negli ultimi 10-15 anni saranno abbastanza consolidate, il numero di nuovi casi continua a crescere e questo aspetto non correla con l'invecchiamento della popolazione, perché si ammalano persone intorno ai 50 anni in media, qualcuno più giovane, qualcuno anche sopra i 60, ma le persone che si ammalano in età lavorativa sono sempre di più e non è un fenomeno solo in Italia, perché se fosse solo o una singola area geografica, è un fenomeno globale, chiaramente in paesi come la Cina, l'India, legato anche all'invecchiamento in parte della popolazione, ma nelle regioni nel mondo occidentale no, e quindi per questo pensiamo che sappiamo che l'ambiente può giocare un ruolo, sappiamo che le prime alterazioni del Parkinson patologiche le troviamo nel bulbo olfattivo, quindi l'aria che respiriamo nel nostro intestino, quindi il cibo che mangiamo e l'acqua che beviamo. Le troviamo anche nella pelle, perché anche nella cute troviamo gli aggregati. Noi facciamo biopsie di cute per fare diagnosi e troviamo l'aggregato molto precocemente. Quindi tutti dei terminali dei nervi che coprono il nostro corpo portano già il marcatore della malattia, che sono queste fibrille, questi aggregati di silicone. Quindi sì. Adesso più che altro c'è anche un'altra, scusate, sono arrivati in massa praticamente, vi lascio, lo dico dopo. sì, credo che c'è una domanda nella chat di Carla rispetto al ruolo dello stress. E Esatto, questo secondo me è una buona domanda, perché per ottimo. esempio anche l'infiammazione nel Covid, molti mi hanno chiesto, mi chiedono sempre, ma io ho fatto i vaccini, magari i vaccini hanno peggiorato. Sono ottime domande. Allora, sicuramente lo stress aumenta i livelli di infiammazione. Noi sappiamo che lo stress che noi viviamo
è un po' diverso dallo stress che vivi, per esempio, se sei in una zona di guerra o dove ci sono tragedie. Il nostro è uno stress cronico, piccole quantità di stress tutti i giorni. Sicuramente questo approccio è peggio che avere magari un episodio acuto di stress e poi vivere una vita però più armonica. E quindi noi sappiamo che le cellule che producono dopamina e queste cellule vanno incontro a fenomeni che noi chiamiamo di stress ossidativo, cioè quando aumentano questi fattori infiammatori, tipo appunto per infezioni o altre condizioni, queste cellule vanno incontro a difficoltà nella produzione di energia e questa difficoltà nella produzione di energia può determinare un danno a livello del funzionamento, del loro funzionamento. Io credo che questo elemento sia un elemento, diciamo, che vada preso in considerazione. Ci sono sempre, le persone raccontano sempre di eventi che più o meno sono accaduti negli anni precedenti o nel periodo in cui si sono ammalate. Quindi io penso che i fattori Sì. emotivi sono molto importanti, quindi la serenità e mantenere un buon equilibrio emotivo è molto importante quando è una malattia cronica. Grazie. Qualcun altro che vuole Vedo mettere... la signora Gabri 1, vedo con la mano alzata. Sì, grazie. Sì, volevo Prego. chiedere se anche i cambiamenti climatici possono influire sui sintomi, perché ho fatto la stessa domanda anche alla la neurologa che mi segue e lei mi diceva che non ci sono studi al riguardo. Ora non so, perché io per esempio quando cambia, c'è il tempo che cambia, lo sento tanto l'arrivo, non so, della nebbia oppure delle temperature che diventano più basse o insomma un cambiamento dall'inverno alla primavera e così via. È possibile che non ci siano studi al riguardo? No, allora, diciamo, sicuramente nel Parkinson c'è un problema di regolazione della temperatura corporea, perché, come vi dicevo prima, le piccole fibre che innervano la pelle, sono alterate. Le persone con Parkinson sudano in modo diverso dalle persone che non hanno il Parkinson. Infatti, molto spesso, si bagnano dietro la schiena in alto, cioè l'area di sudorazione è molto diversa dovuta a questa disfunzione. Inoltre, diciamo, gli esseri umani hanno un loro termostato, noi manteniamo una temperatura di 36 gradi e mezzo, 37, indipendentemente dalla temperatura esterna. Cioè possiamo sopravvivere con temperature molto alte o temperature molto basse, magari ci copriamo, però tendenzialmente abbiamo una grande capacità di adattamento. Questa nel Parkinson viene persa completamente. Chi ha il Parkinson vive bene solo tra i 10 gradi e i 24 gradi. Se la temperatura sale sopra i 24 gradi e fa molto caldo, i parkinsoniani hanno un grande disagio, sudano moltissimo e sentono moltissimo il freddo e soprattutto fanno molta fatica ad adattarsi dei cambi climatici tra caldo e freddo. Infatti, molte delle persone, alcune io suggerisco d'inverno, andate alle isole Canarie, cioè Las Palmas, che è pieno di parkinsoniani, perché lì comunque con 20 gradi la temperatura è costante. Purtroppo nel nord Italia questi cambiamenti climatici che determinano queste oscillazioni estreme di temperatura, per cui magari fa caldo per un periodo e poi repentinamente fa freddo e poi torna a temperatura alta. E diciamo questa capacità di adattarsi a questi cambiamenti nel Parkinson è molto documentato che è alterata. Quindi chi ha il Parkinson soffre molto di più gli scambi climatici. Paradossalmente è meglio sempre stare alla stessa temperatura, sempre, piuttosto che purtroppo però anche in casa in estate non riesce a stare a 19 gradi perché fa troppo freddo ed inverno non riesce a stare a 24, quindi chiaramente anche dentro casa subisci questi cambiamenti di temperatura, anche se hai dei sistemi di climatizzazione. Sicuramente questi dati sono molto chiari, c'è un problema di sudorazione, di mantenimento della temperatura, che con l'andare della malattia un po' tende agli anni a peggiorare, quindi le persone con Parkinson sono molto vulnerabili dal punto di vista dei cambiamenti meteorologici. Eva, hai alzato in mano. Vuoi parlare? Sì, sì, eccomi qua. Buonasera a Prego. tutti. Io sono Eva da Vicenza. Vi stavo scrivendo Sì. anche io nella chat.
Io ho il Parkinson da 22 anni, mi è venuto fuori giovanissima, perché avevo 33 anni, ero incinta della mia seconda figlia. È un parkinsonismo intanto, perché avevo assieme, non avevo solo il tremore, è partito col tremore alla mano sinistra, questo ho preso tutta la fetta del corpo sinistro per poi passare a destra, questo dopo 6 anni circa. Io avevo trovato una buona terapia, siccome ho avuto distonie, cioè mi sono venute fuori tutte le cose, le ho volute provare tutte. Distonie, discinesie fortissime alle gambe, sono cadute per terra, insomma, ne ho passate. E ho girato molti neurologi, però non sono mai arrivata da Antonini. Credo, forse l'avevo incontrata forse in un convegno, non mi ricordo. Sì, giusto. Comunque, nel febbraio 21 del 2021 ho indossato i Tau Patch della ditta Tau Technology, non so se lei l'ha sentita. Mhm. Eh, questi dispositivi vanno a correggere la propria eccezione. Quindi io dalla mattina dopo, ma penso ci siano anche le Equistasi, ci sono tanti Sì, prodotti, sì, sì. tanti dispositivi che intervengono in questo modo. Comunque io dalla mattina successiva, quindi parliamo 2021, quanti anni erano? Insomma, 4 anni fa, 4 anni fa. sì, non so adesso sanno quanti anni di Parkinson. Ah, Comunque, beh, 18 anni. ecco, dalla sera alla mattina mi sono ritrovata a camminare senza freezing, sono andata in bagno senza prendere medicine, tanto che mi sono fatta fare un video da mia figlia, ho detto non ci credevo. Per cui adesso sono 3 anni e mezzo circa che vivo di rendita, però adesso scadono, cioè hanno una durata che è circa 3 anni e quindi adesso già dall'inizio dell'anno scorso hanno cominciato un po' a venirmi fuori di nuovi sintomi. Allora, sono stata dal mio medico di base, che era appena tornato da un convegno proprio sul Parkinson, e leggendo le cure che facevo, io prendo anche il Flexiba, perché non ho tanto i sintomi classici del Parkinson, ho più movimenti coreici, avevo le gambe appunto rigide, ehm, sì, diciamo nell'ultimo anno sembra quasi trasformata la malattia. Non so se è dovuto questo agli anni di malattia, cioè si va incontro a un cambiamento anche. Io non ho più tremato, eh. Però a me, in compenso ho avuto tanti altri problemi. Comunque, questa dottoressa mi ha aumentato il Flexiva. Io Mm. somiglio per le distonie. Da 1 a 3 Flexiva al giorno. Sempre dopo prendo la mia, se ne mette da 100 a 250, ma non mai intero però, eh. Sempre a metà, sempre a dose, anzi anche a quarti, perché basta che sbagliamo di un attimino la quantità di levodopa e ciao. Per cui preferisco sempre partire un po' piano, poi vedo se mi manca qualcosa, un quarto lo aggiungo. No, io sono stata bene, praticamente adesso sono agitata, i classici movimenti che ho in questo momento è perché trovarmi davanti a tante persone che non conosco, penso che un po' tutti faccia questo problema. Ma Però lei ha una domanda per il dottore? sì. Questo è interessantissimo, ma... Mm. No, volevo chiedergli, siccome io vivo da sola, quindi vado incontro anche di problemi Mm. importanti, mi interessava molto quello che aveva detto su quel. Io aspettavo un professore lì di Milano che aveva messo a punto l'operazione con il retro di quelli adattori, si dice. Adattativi. No, questa la facciamo anche noi, sì, Eh, adesso è io commerciale con la Tronic. non lo sapevo, perché non è che mi documento molto sulla mia malattia, cioè Mm. quando sto bene, io sto bene, vado avanti ad oltranza fino a che sto bene, quando sto male intervengo a vedere come sono avanzate le cure. Quindi anche lei lavora sempre a Padova? Sì, rifacciamo, abbiamo fatto già tanti pazienti con la stimolazione Ok, adattativa, sì, sì. eh, Perché adesso c'è un pacemaker che stila Medtronic esatto, sì, che praticamente registra le nostre sì, e poi necessità, stimola in giusto? base. Mm. Esatto. E quindi se io non dovessi aver bisogno di levodopa durante il giorno, questo non si accende? Certo, si accende quando c'è bisogno, ma non si accende quando invece
Sì, esatto, Quindi questi è tipo un chip intelligente, diciamo, esatto, che è come riesce a funzionano capire. quelli Mm, cardiaci. sì, perché ho sempre pensato di non fare l'altro intervento perché vedo che non sempre ho bisogno. Anche questa No, mattina. infatti questa cosa qua, Eh, diciamo, sicuramente ha dei vantaggi rispetto a quella attuale di stimolazione. eh, ok, e Perché dove, cosa registra bisogna fare per No, essere deve, cioè, valutata? Perché bisogna capire. bisognerebbe, vabbè, poi dopo ci sentiamo, ci deve prendere un appuntamento, bisogna Sì? studiare poi il suo caso, ci sarà anche una parte genetica nel suo caso, quindi adesso poi, magari stasera non è proprio il momento, il No, no. setting per fare delle visite online. No, no, no. Parliamo magari anche gli No. altri, ci sono un sacco di Grazie domande. mille, Bene, Iva. bene. Grazie. Renata, Grazie, grazie. Renata, buonasera. Buonasera. Non la sentiamo Renata, scusi perché devi togliere. No, io sono Piero Sainato. Ok. No, mi Vabbè, perdoni, c'era la signora Renata, che vuoi fare? se puoi togliere il muto, Renata, sentiamo da lei, se no... Ok, mi sentite? Sì, sì. Allora, mi volevo un attimo riagganciare all'argomento prima della sensibilità termica del parkinsoniano, perché spesso io, ma penso anche altri, abbiamo quella difficoltà digestiva, no? Che viene a volte ho visto definita sindrome congestione digestiva, per cui un'esposizione al freddo magari ti provoca quel blocco che in effetti in noi si verifica facilmente con degli spasmi, poi quella freddo con diminuzione della sensibilità, che può essere anche a volte molto sconvolgente e qualche volta anche pericolosa. Volevo riagganciarmi a quel discorso della sensibilità che avete detto prima, se queste sindromi digestive, perché poi vanno curate con semplici consigli, bere un po' di acqua calda e quindi possono aiutare a persone che magari lì per lì si sentono male, ma invece bevendo un po' di piccoli sorsi di camomilla magari si può risolvere un problema che può diventare grave. Quindi volevo avere se questo si ricollega a queste ipersensibilità. E poi la domanda che volevo fare invece, io sto facendo la microinfusione con fosfolevodopa da 3 mesi. Facendo il calcolo di quello che ti danno nella velocità del flusso, a me hanno dato 0,25, all'inizio che avevo dei blocchi, mi dice, aumenta, fai la dose plus. Ho avuto dei blocchi, cioè in seguito all'aumento degli spasmi notevoli, per cui sono rientrata alla dose base e qualche volta addirittura, poiché non posso andare più giù della dose, diciamo, che è stata diciamo, programmata, interrompo un poco la pompa per 10 minuti, mentre quando poi aumento la dose, ho avuto io diplopia, altri miei, diciamo, colleghi di avventura addirittura allucinazioni. Allora mi chiedevo, queste dosi in millilitri sono comunque maggiori, quasi il doppio di quello che prendevo in compresse. È normale che sia così? Può dare problemi questo aumento della dose che automaticamente viene fatta sin dall'inizio? Allora, beh, adesso anche qui diciamo, faccio fatica a darle delle indicazioni nel suo caso, Non signora, personali, perché non in personali. generale, diciamo, è ovvio che in generale queste terapie infusionali dipende se lei ha sospeso gli altri farmaci o se continua, per esempio, con le altre terapie, a parte Allora, l'olevodopa. il Diciamo, Mirapeg no, se no. adesso però senza che entriamo, cara Sì. Renata, cioè poi No, bisogna no, no, non parlarsi, voglio nel personale, ma no. dico in generale, ecco, cioè ci sono alcuni Certo, certo, colleghi che sospendono tutto e mettono la certo, terapia con certo, levodopa. E lì è un po' più difficile tarare, perché chiaramente ci sono anche effetti di dopamina agonisti, di rasagilina e certo. così. Tendenzialmente è vero che le dosi totali che uno prende di levodopa tendono ad aumentare, perché lei ne prende una piccola quantità costante, mentre invece di là ne prendeva una quantità maggiore, ma quella quantità maggiore si immagazzinava nel cervello e faceva la dopamina per 3 ore. Mentre invece adesso deve prendere una piccola quantità sempre, e quindi la quantità totale che finisce per prendere effettivamente è più alta. Io in molti casi utilizzo anche l'Ongentis, lo Picapone in associazione per tenere le dosi più basse di levodopa, che è una possibilità che si può creare.
È ovvio che se lei fa la dose extra e poi ha delle distonie, vuol dire che forse sta a livello forse un po' troppo alto, Sì. bisogna stare attenti a farle queste dose extra perché altrimenti si va Io in sovradosaggio. mi sono state indicate, ma non le ho mai fatte, le ho Sì, sì, fatte no, solo una dicevo solo volta, per dire, cioè, però ho valutato, ho confrontato la dose di compresse che prendevo prima, massimo 7-8, sì, con la dose in millilitri, poiché un millilitro contiene 240 sì, milligrammi, alla fine ho fatto il calcolo che con la fosforolevodopa io prendo 2400, probarsi che ne prenda di più. Adesso bisogna vedere il ma caso singolo, anche agli altri però, eh. bisogna vedere poi nei singoli casi, però in generale prendere Longentis o mantenere per esempio un po' di dopamina agonista può Ma essere io utile. quello l'ho lasciato uguale, per esempio, no io, il neurologo me l'ha lasciato Lo uguale. so, invece gliel'ha lasciato dentro i tre. Sì, No, o perché l'ha io... tolto. No, no, Tolto. non me l'ha tolto. Il Mirapexin prendo da 15 anni, Allora non lo so, adesso nello specifico ma se gliela non voglio lasciato. parlare di me. In generale, Dico che in quando generale calcolano... succede, ci sono anche alcuni che hanno problemi di assorbimento, per cui alla fine il farmaco non si assorbe benissimo in tutti quanti. Ma si parte già dall'inizio con una dose il doppio di quella che prendevi a compresse? Mm. No, però adesso non lo so perché hanno fatto così. Dai, adesso Anche ad altri, spedale vabbè. bisogna Questo volevo capire. sapere, Renata, ho capito, ti volevo sapere ringrazio. come si fa. Grazie mille. Pietro, sei stato paziente. Sì, non c'è problema. Buonasera. Buonasera, Buonasera, Pietro. buonasera. Mi dica. Io ho il Parkinson da 10 anni, che mi viene curato con una terapia abbastanza consolidata da quello che vedo e che leggo. Mi sono convinto a passare all'infusione Mm. circa 4 mesi fa, 4-5 mesi fa. E volevo un po' le domande che ha posto la signora che ha parlato poco fa. Volevo chiedere che cosa ne pensate di questo strumento, di questa terapia, se dovrà portarsi avanti per molto tempo, se è possibile interromperla e tornare alla levodopa con il Mirapexin. Sì. Questa era la... Allora, in generale, allora io, come vi ho fatto vedere, sono stato tra quelli che ha contribuito a sviluppare questa terapia, perché alcuni pazienti, diciamo, avevo 2 pazienti che l'hanno fatta per 5 anni e mezzo, uno ha deciso di fare la DBS adesso, l'altro sta continuando dopo quasi 5 anni, oltre 5 anni e mezzo appunto di infusione, quindi in alcuni casi sicuramente, diciamo, non tutti reagiscono nello stesso modo, questo vale per tutte le terapie. Ci sono alcune persone che stanno andando molto bene, altre che non si trovano bene perché hanno magari appunto difficoltà ad assorbirlo, devono aumentare troppo la dose, come diceva Renata, e quindi continuano ad aumentare il dosaggio. Alla fine dico, questa terapia non è che ha il vantaggio che tu la puoi sospendere e tornare alla terapia orale se sei contento. Quindi non hai firmato una cambiale, cioè non è che devi per forza a ogni cosa. Se ti migliora la qualità di vita, allora la continui, devi fare un conto su come migliora la tua qualità di vita. Se stai meglio e ti senti meglio, più indipendente, la continui. Se invece è diventato un problema perché l'assorbimento non è perfetto, devi stare sempre dietro al dosaggio, non ti dà fastidio portare l'infusore, la qualità di vita non è migliorata, allora è meglio la terapia orale. Questo è il discorso, capito? Quindi uno può provarla, se dopo 6 mesi non è più contento, la può anche sospendere. Cioè non ci sono obblighi di restare per forza. Si può tornare benissimo alla terapia per bocca senza problemi. E già ho avuto, noi abbiamo una trentina di casi, 3 hanno già deciso di tornare indietro, va bene. Cioè abbiamo provato qualche mese, non andava bene, non erano contenti, la qualità di vita non migliorava e quindi devi portare un infusore con un ago. Se la qualità di vita non migliora, perché lo devi portare? Capito quello che voglio dire, Chiaro, Pietro? sì, sì. Capito Quindi perfettamente. bisogna Grazie, Pietro. ragionare bene con il medico, dire no, guardi, non sono contento, il vantaggio è che si può iniziare a sospendere e tornare alla terapia di prima. Ecco, Questo è. questo mi preoccupava, perché dico, nel momento in cui mi No, ma lei convinceva... continui, quando il giorno che non è contento dirà può andare indietro l'infusore e basta, e la cosa finisce. Torna alla terapia per Ci bocca e può provare sono, un'altra terapia.
ci sono varie Prego, domande via chat. Se Ciao. posso leggere un paio di chat. Prego, leggimi le chat e io rispondo. Chiede mia moglie o lei a leggere. Buonasera, da 4 anni mi hanno diagnosticato MSA di tipo P. Poi, Ok, leggo io che sono italiana. Salve dottore, sono qua Sì, nascosta ho a letto Italia. qua. Buonasera, Ah, ecco, lei ha signora. visto quindi, ok, Sì, ho poi visto questa e anche l'altra sulla ok. MSAP. sperimentazione del Sì, farmaco legga che lei, rende di dottore. coso. Mm. Ok, cosa Allora, dice? sull'atrofia multisistemica, allora io sto partecipando alla sperimentazione con un anticorpo monoclonale dell'azienda Takeda. C'è quest'altra sperimentazione che non è stata fatta in Italia della TH434 di questa azienda che ha dato buoni risultati. Adesso ne avremo un'altra che inizia sempre l'atrofia multisistemica dell'azienda Teva con una molecola che dovrebbe andare a impattare anche sulla progressione. Devo dire che nel Parkinson, l'atrofia multisistemica, anche ci sono tante sperimentazioni in corso. Quindi sicuramente io spero veramente che queste, se non è una e un altro, portino rapidamente a una nuova terapia. Il vantaggio, diciamo, l'atrofia multisistemica è una malattia purtroppo più grave del Parkinson generalmente, però è una malattia rara e come malattia rara la sperimentazione, se funziona, porta immediatamente alla registrazione del farmaco. Cioè non è come nel Parkinson dove devi aspettare 3, 4, 5 anni. Nell'arco di un anno tutte le nazioni occidentali registrano queste terapie se si dimostra un beneficio, perché sono terapie orfane, malattie dove non c'è un trattamento efficace. E rallentare la progressione di queste malattie è molto importante. Quindi io sono ottimista, ci sono tante sperimentazioni, eh, spero che come nel Parkinson l'anticorpo monoclonale ha funzionato abbastanza, si vada avanti anche lì. C'è il signor Stragapede, Michele, che tra l'altro ne sta facendo una da me, che viene da Roma, tra l'altro. Credo Mi, che la mazza. mi chiede il prossimo. Sì, hai alzato in mano e anche messo un messaggio su chat. È il suo Sì, paziente. sì, esatto. No, lui, cioè, no, è venuto apposta per fare la sperimentazione. Viaggia tutti i mesi da Roma a Padova, sta 2 giorni Cavolo. ormai e torna indietro perché non tutti i centri in Italia hanno queste terapie. Però è bello che anche in Italia ci siano delle strutture dove si possa fare. Ecco. Sì, buonasera professore, buonasera a tutti. Buonasera. Niente, ho alzato la mano ma mi ha già risposto. Mm. Comunque io la ringrazio sempre di cuore perché è vero la terapia è importante, ma anche molto, molto importante anche l'aspetto umano. Dai, ti ringrazio, sono contento che Bravo. ti trovi bene, che abbiamo un buon team, che vedo che Ottimo. avete anche tanta familiarizzato tra di voi, e questa è una cosa Sì, che sì. secondo me è molto bella, perché si è creato anche in una malattia così complicata, si è creato anche uno spirito tra le persone che vengono, che hanno disagi, però si sostenete a vicenda. Un po' quello che fa il Centro Europeo per la terapia nel Parkinson. Però chiaramente noi facciamo la parte sperimentale, non facciamo tutto il resto che fate voi. No, ma Luis- voi ci aiutate molto comunque in questo. Bene, grazie, ti ringrazio. Grazie. C'erano anche altre domande, vedo qua, C'è una sul... Stefano, Oppa. credo che ha fatto un chat. Ho visto che lei conosce e collabora con la Fondazione Silvana e Bruno. Sì, diciamo con Silvana e Bruno, quella fondazione hanno una struttura che si chiama Parkinson Café. Allora, è una struttura che si trova ad Arzignano, nella provincia di Vicenza, ospita circa una 55-60 persone. È chiaro che è un'attività diversa, loro, diciamo, Bruno Mastrotto, la famiglia industriale che ha questa malattia e ha voluto creare una fondazione per un po' come avete fatto voi, ecco, per aiutare le persone che hanno questi sintomi. Loro lo fanno gratuitamente, per ora siamo in attesa quindi ho collaborato con loro per fare iniziare la struttura. Ci sono
tre ragazzi che hanno, cioè uno psicologo, terapisti che si sono laureati con me, quindi sono molto contento che siano lì e che cerchino di aiutare le persone della zona. È una buona iniziativa. Chiaro che tutte le iniziative, secondo me, che creano momenti di aggregazione dove si pensa anche alla riabilitazione, alla motoria, alla logopedia e il resto vanno benissimo. Tutte le cose che l'ospedale non riesce a fare. Una domanda da vita, esiste qualche rimedio nuovo per problemi di pressione bassa molto frequente? Allora, sì, diciamo c'è un farmaco che si sta sperimentando che si chiama Proxetina, che diciamo, dovrebbe funzionare di più sulla pressione bassa dell'atrofia multisistemica. Adesso è da capire se funziona anche in quella del Parkinson. È un trattamento che sicuramente dovrebbero, se va bene, essere registrato anche questo prima negli Stati Uniti, poi non so, la sperimentazione è in corso anche in Europa. Poi ci sono i soliti suggerimenti per la pressione bassa, diciamo che è quello di idratarsi, evitare i carboidrati, cercare di dormire con la testa un po' alta, mettere le calze elastiche, le cose appunto che sapete bene tutti quanti. Insomma, è un sintomo questo dell'ipotensione ortostatica che c'è nel Parkinson e anche nell'atrofia multisistemica più grave qualche volta. E poi vedo che c'è una domanda molto lunga. Sì, ho visto. Stavo leggendo. Ma è la signora che ci ha parlato prima, forse, del Sì, Eva, Flexiban. sì. Eva, sì. Sì, sono io. Sì, sì, no, questo beh, è un buon suggerimento, quello del Flexiban, vediamo. No, poi perché il problema più grosso è venuto fuori adesso, la disfagia e la scialotrea, come si dice? Sì, perché ha tanta salivazione. Lì bisognerà capire. Ecco, lì quello mi interessa capire perché mi sono preoccupata molto, soprattutto con la disfagia, che mando giù la saliva, e la ipersalivazione, che è diventata una schiuma anche bianca, non so Perché perché. è un farmaco mio rilassante, quello lì, Flexiban, non so se in tutti è adatto. Ecco, per cui c'è qualcosa che si può fare, voglio dire, con E tutto vabbè, questo. però forse bisogna sospendere quel farmaco, forse il farmaco gliel'ha fatto venire adesso Flexiban, se lo sta ancora prendendo. Ok, la prenderò. Ok, stiamo entrando Dai. nell'ultima fase di stasera. Ho promesso a dottor Antonini di fare un'ora e un'ora sarà. Io ho un piccolo domanda, posso? Parlano di levodopa lungo perlascio, parlano di Zambon che hanno licenza di questo famoso comico americano. Io ho sentito che dovrebbe essere lanciato nel 2023, 2024, 2025. Ci siamo a aspettare. Lei sa Sì. qualcosa di più? Allora, sì, nel senso che so che loro avevano un accordo con Impax, che è un'azienda che ha questa levodopa a rilascio prolungato. Il problema dell'Europa, è che il prezzo che sia in Italia che in Inghilterra, cioè in UK, Germania, che darebbero a questo farmaco è piuttosto basso. Stanno negoziando per avere un prezzo più alto della levodopa, perché purtroppo negli Stati Uniti questo tipo di levodopa, non so se qualcuno di voi l'ha acquistata, perché so che qualcuno è riuscito a acquistarlo, costa circa 200-300 euro al mese, mentre la levodopa da noi costa 10 euro al mese. E quindi il Ministero e l'autorità regolatoria vorrebbero dare 10 euro, mentre invece in America costa 200-300 euro. E quindi sarà da capire se effettivamente si riesce ad avere un prezzo intermedio che però non sia quello della levodopa attuale, perché questa formulazione è disponibile, ce ne sono 2 o 3 diversi in America e negli US che sono in commercio. Danno dei vantaggi perché la puoi prendere solo 4 volte al giorno, 3-4 volte al giorno, però ogni volta devi prendere più di una compressa. Però Sì. dovrebbero essere utili da quel punto di vista. 10 anni fa c'era Ritari che è stato approvato in Sì. Europa, ma non è mai Non ho mai stato. saputo. No, per questo motivo qua. Questa è una nuova formulazione di Ray Tari che è Lo stata so. registrata, però vedremo, insomma,
Poi c'era una domanda sulla cannabis, ho visto sempre Eva. Sì, La cannabis, chiudiamo con questa bella la cannabis, domanda. la cannabis, allora, la cannabis bisogna stare attenti, cioè il THC sicuramente dà problemi anche un po' a livello cognitivo, quindi bisogna stare attenti, mentre il CBD, la componente CBD può avere un effetto rilassante sui muscoli, quindi quella potrebbe essere effettivamente vantaggiosa. Però non è che cura il Parkinson, può ridurre un po' le discinesie, qualcuno ha avuto dei vantaggi sui movimenti involontari. Bisogna capire se è ben tollerata. Alcuni la prendono la sera, anche il CBD al 10-15% per dormire meglio, per rilassare i muscoli e evitare gli spasmi notturni, quindi può essere utile in qualche caso, sì. Ci sono medici attualmente che prescrivono cannabis, no? Beh, allora cannabis si può prescrivere, sì, il problema è che non si può avere gratis per il No. Parkinson. Però prescrivere sì, io prescrivo anche io cannabis, formulazione galenica si può fare, sì. Purtroppo però non è rimborsata per il Parkinson, però si può prendere, sì. Allora, io devo ringraziare dottor Antonini Nini stasera perché veramente è stato veramente un piacere. La sua conoscenza del Parkinson e tutto quello che sta succedendo e quello che lei sta facendo per i suoi clienti è impressionante, veramente. Complimenti, grazie da tutti noi e buona fortuna. Grazie ancora per avermi invitato. Buona serata a tutti Grazie a e voi. se avete dubbi ci sentiamo. Buonasera. Arrivederci. Buonasera, Grazie. buonasera. Buon- Ciao a tutti. Grazie, buona serata. Buonasera. Ciao a tutti.